Ciao a tutti e bentornati nella cucina di Gourmet Asian Food. Oggi torniamo in Vietnam per preparare un piatto veramente sfizioso e soprattutto facilissimo da preparare. Sto parlando ovviamente del pollo grigliato al lemongrass. Accompagnerò questo piatto con del riso al latte di cocco e zenzero e con l'immancabile salsa agrodolce piccante tipica vietnamita che funge come in questo caso da salsa d'accompagnamento, da dip, oppure può essere utilizzata anche per condire le insalate oppure come accompagnamento ai vermicelli di riso. È una salsa molto versatile e soprattutto deliziosa. Gli ingredienti della ricetta sono facili da trovare, andiamo a vederli tutti insieme e poi mettiamoci al lavoro. Let's go! Ed ecco tutti gli ingredienti che compongono la ricetta di oggi. Per il pollo al lemongrass avremo bisogno di 4 sovraccosce di pollo, circa 400 grammi, 2 steli di lemongrass, uno spicchio d'aglio, 2 cucchiai di salsa di pesce, un cucchiaino di zucchero di canna, mezzo cucchiaino di pepe nero in polvere, mezzo cucchiaino di curcuma in polvere, un pizzico di sale fino, un pezzetto di cetriolo e un mazzetto di coriandolo fresco. Per la salsa d'accompagnamento avremo bisogno di un peperoncino rosso, 2 spicchi d'aglio, 3 cucchiai di salsa di pesce, 3 cucchiai di zucchero, 2 cucchiai di aceto di riso e 2 cucchiai di succo di lime. Per il riso cocco e zenzero avremo bisogno di 180 g di riso jasmine, 100 ml di latte di cocco, 100 ml d'acqua e un pezzetto di zenzero. E come al solito, dopo aver trovato tutti gli ingredienti, cominciamo la ricetta che divideremo in 5 facilissime fasi: la marinatura del pollo, la cottura del riso, la preparazione della salsa d'accompagnamento, la cottura del pollo e per finire l'impiattamento. Per prima cosa prepariamo il pollo. Tocchiamo con un dito la sovraccoscia per capire la posizione dell'osso. Quindi con un coltello appuntito scopriamolo tagliando la carne lungo i lati. Infiliamo ora la lama tra l'osso e la carne e stacchiamo la prima estremità. Raschiamo con la lama la carne dall'osso e per finire stacchiamo anche la seconda estremità. Le ossa, se il pollo è fresco, possono essere congelate per la preparazione di eventuali brodi. Tagliamo e scartiamo le basi del lemongrass. Dividiamo gli steli a metà, mettendo da parte la parte verde che potremmo anche questa congelare per aromatizzare brodi e zuppe. Tagliamo la parte bianca in 4 in senso longitudinale, quindi tritiamola bene. Continuiamo un po' per ottenere un trito molto fino. Una volta fatto, riserviamo. Grattugiamo lo spicchio d'aglio e riserviamo. Dopo aver messo le sovraccosce in un contenitore, aggiungiamo il lemongrass, l'aglio, la salsa di pesce, lo zucchero di canna, il pepe nero, la curcuma e mescoliamo bene il tutto. Una volta fatto, lasciamo riposare in frigo per un'ora. Per preparare il riso, cominciamo con il disporlo in un passino posizionato sopra una bacinella. Aggiungiamo acqua fredda, mescoliamo bene per togliere l'amido in eccesso, eliminiamo l'acqua, rimettiamo il passino e ripetiamo le operazioni per altre 3 volte. Una volta messo il riso lavato nella cuociriso, aggiungiamo 100 ml di latte di cocco, 100 ml d'acqua e grattugiamo dentro il pezzetto di zenzero. Mescoliamo bene il tutto, chiudiamo il coperchio e lanciamo la cottura. Ci vorranno 15-20 minuti affinché il riso sia pronto. Una volta passato questo tempo, apriamo il coperchio, mescoliamo il riso per separare i chicchi, quindi chiudiamo e lasciamo riposare fino al momento dell'utilizzo. Prepariamo ora la salsa d'accompagnamento. Cominciamo con il tagliare in 2 il peperoncino. Tagliamolo a fette e quindi tritiamolo. Una volta fatto, mettiamolo in una ciotola. Con la parte piatta della lama del coltello schiacciamo gli spicchi d'aglio. Tagliamoli a fette, quindi tritiamoli finemente. Una volta fatto, aggiungiamoli al peperoncino. Aggiungiamo anche lo zucchero, la salsa di pesce, l'aceto di riso, il succo di lime e mescoliamo bene il tutto. Quando lo zucchero si sarà totalmente dissolto, la salsa è pronta. Riserviamola fino al momento dell'utilizzo.
Scaldiamo bene la griglia e aggiungiamo il pollo dalla parte della pelle. Aggiungiamo sale e cuociamolo 3 minuti. Giriamo il pollo di 45 gradi e schiacciamolo con un batticarne in modo da appiattirlo un po'. Cuciniamolo quindi per altri 3 minuti. Ora giriamo il pollo sottosopra e continuiamo la cottura per altri 6 minuti, girando il pollo di 45 gradi a circa metà cottura. Una volta cotto, scalopiamo il pollo in fettine di circa 1 centimetro. Quindi prepariamoci all'impiattamento. Ed eccoci come al solito arrivati al momento dell'impiattamento. Con l'aiuto di una tazza posizioniamo il riso sul piatto. Aggiungiamo le fettine di cetriolo a ventaglio. Posizioniamo le 2 sovraccosce scalopate sovrapposte. Aggiungiamo un ciuffetto di coriandolo. Irroriamo il pollo con un po' di salsa. E dopo aver posizionato sul piatto una ciotolina con dell'ulteriore salsa, la nostra pietanza è pronta ad essere degustata. Annong Mieng! Buon appetito! Ed ecco fatto, finita anche la ricetta del pollo grigliato al lemongrass. Come avete visto, molto semplice, tanti passaggi ma tutti veramente semplici da realizzare. Questo piatto è un piatto che va visto nel suo contesto, nel senso che tutti i vari componenti sono buoni se mangiati separatamente, ma che danno il meglio chiaramente se mangiati tutti insieme. Il pollo, la proteina, è già saporito di suo per la marinata, ma si accompagna perfettamente con il dolce del riso al latte di cocco e la salsa agrodolce piccante gli dà quel gusto agre che gli manca. Il cetriolo e il coriandolo sono là per rinfrescare il tutto. Bene ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto e che la ricetta vi riuscirà bene. Continuate a seguire il mio canale Gurumet Asian Food, mettete un piccolo like al video e condividetelo. Se non siete ancora iscritti fatelo subito, mi raccomando. Iscrivetevi al mio canale e azionate la campanellina. Io la prossima settimana molto probabilmente sarò sempre qui per voi con una nuova ricetta. Ciao a tutti!